la vecchia e bella paura dell'iniziare ad investire perché pensiamo di perdere tutto. Abbiamo il terrore che i mercati ci prendano e ci facciano crollare tutti i risparmi che abbiamo inserito in quel broker. Ma effettivamente quanto dobbiamo averne paura a seconda soprattutto della tecnica che utilizziamo per investire? E quali sono delle tecniche concrete e effettive che ci danno una mano a non farci prendere dal panico e a non vendere immediatamente quando non serve, rovinando tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a quel momento? Oggi con la zia Mary andremo a vedere ben 7 strategie per riuscire un attimino ad avere meno problemi per quanto riguarda, sai, l'ansietà dell'investire. E mi raccomando, finiti i 7 suggerimenti, c'è un bonus essenziale che dovete assolutamente rimanere a vedere perché è molto importante, forse anche più di tutti e 7 i punti che vi sto per dire. Già mi immagino, il mercato sta scendendo a picco colato e tu, oh mio Dio, vendiamo immediatamente tutto. Ovviamente ti direi che sei giustificato se stai facendo trading speculativo nel breve periodo, hai acquistato da poco, magari poche settimane, pochi mesi e vuoi rivendere al prezzo maggiore possibile. Ok, alzo le mani, non posso dirti niente. Ma parliamo invece ai miei nipotini, i miei cari iscritti che se mi seguite sapete bene che io vi aiuto e prediligo sempre la strategia nel lungo termine. Ok, avvicinatevi. Più vicini. Vi picchio. Nel lungo periodo non dovete assolutamente farvi prendere da queste paure, ok? Ora vi spiego anche il perché, ma prima cerchiamo un secondo di capire perché a tutti quanti viene quest'ansia, questa fobia della paura del crollo e di vendere immediatamente subito come risposta di meccanismo di difesa. Partiamo dal presupposto che il cervello umano odia perdere, poi c'è chi si adatta di più, chi si adatta di meno, ma in generale il cervello nostro non gli piace perdere. Questo, psicologicamente parlando, si chiama loss aversion, la paura di perdere. Infatti immaginate anche questa cosa, dagli studi psicologici è emerso che è più forte il doppio la sensazione di perdere qualcosa, quindi la sensazione negativa, rispetto invece alla sensazione di aver guadagnato qualcosa. Cioè, in poche parole, se noi guadagniamo da una parte e perdiamo dall'altra, piuttosto che concentrarci sul nostro guadagno, di base il nostro cervello darà più peso alla perdita. Ovviamente stiamo parlando di più o meno pari cifre, diciamo all'incirca, perché se guadagnate tantissimo perdete tantissimo, ovviamente non vale. Quindi quando il mercato crolla il nostro cervello va in panico e si attiva l'istinto di fuga, ansia, adrenalina e la nostra razionalità va a farsi benedire. Risultato? Vendiamo tutto perché avevamo paura che i mercati crollavano e non si riprendevano più, che questa è la parte irrazionale. Vediamo che i mercati si riprendono, decidiamo di ricomprare tutto, ma comunque ricompreremo a un valore maggiore rispetto a quello che avevamo prima. Quindi di fatto abbiamo perso dei soldi, perché se acquistiamo degli ETF, prima valevano 50 e li vendiamo, adesso valgono 70 e li compriamo, di fatto abbiamo perso 30 euro. No, 20, scusate. Ecco, questo è un classico errore da principianti. Non c'è niente di male, per questo la zia Mary vi deve un attimino far capire che non dovete fare questo errore. E attenzione, dovete imparare a scindere quando qualcosa sapete che si riprenderà da quando qualcosa sapete che non si riprenderà e quindi ha senso venderlo. Come? Dipende dall'azienda. Studiatevi l'azienda, le azioni, gli ETF, quello che vi siete comprati di quell'azienda e vedete se ha senso o no preoccuparsi. Se mi vendete le azioni dell'azienda Cristaldina che vive a Monaco di Baviera, che sta andando malissimo e sta per chiudere, ok, ha senso. Se mi vendete le azioni di Microsoft che sta un po' andando malino, cosa state facendo? Cioè, nel senso, si riprenderà prima o poi, magari non nel breve termine ma nel lungo sì. Stiamo parlando intanto di un'impresa minuscola, sconosciuta, che è facile che muoia, e un gigante che è impossibile che muoia, ma così un po' per qualsiasi cosa, ragazzi. Io adesso vi ho fatto un esempio molto terzo
terra. Ok, vediamo nel contesto queste 7 tecniche per aiutarvi a non farvi entrare nel panico e a fare cazzate. Ricorda perché hai investito. Sembra una cavolata? Sì, ma non lo è e non è scontata. In un orizzonte di almeno 10-20 anni, cosa vi importa di un breve, momentaneo calo, anche fosse il 15, il 20%, se sapete che dovete ritirare quei soldi tra 15, 20, 30, 40 anni, cosa vi importa? Se non è l'azienda cristallina minuscola dell'anticamera dell'Italia o di qualsiasi posto essa si trovi, risale, non crolla. Quindi non fatevi prendere dall'ansia, ricordatevi che avete iniziato a investire nel lungo periodo, non nel breve. Primo punto, razionalizziamo. Secondo elemento da ricordare per non farsi prendere dal panico: non guardate i grafici, più semplice di così. In che senso? Ok, non guardarli completamente non va bene, siamo onesti, ma nemmeno guardarli tutti i santi giorni non va bene. E poi anche qui, che grafici guardate? Grafici di giorno in giorno, di settimana in settimana? Evitate, vi serve il lungo periodo, che ve ne frega. Piuttosto puntate per grafici da mesi o anni per capire se ha senso, se l'andazzo generale nel complesso sta andando in crescita, anche se ci sono vari saliscendi, ma nel complesso sale, come vi ho fatto vedere nel video dedicato all'oro, a cui vi rimando, e lì potete vedere il grafico. Che vi importa? Ragazzi, sta andando bene. Se il grafico complessivo negli anni andasse in basso, allora ok, un attimino toccherebbe rivedere qualcosa, c'è qualcosa che non va. Ma se negli anni va in alto, anche se ci sono 20 miliardi di saliscendi, poi cosa ve ne importa? Numero 3, non guardare il portafoglio tutti i giorni, altrimenti vi tiro una ciabatta in testa. Ragazzi, vi fate solamente prendere dall'ansia. Tra l'altro, la maggior parte utilizzano colori: rosso per la negatività e verde per invece la positività. Anche qui i colori è stato notato a livello psicologico che influenzano troppo in negativo le persone. Numero 4, per non farvi prendere dall'ansia e dallo stress. Probabilmente mi vorrete tirare una pantofola addosso, ma io ve lo devo dire comunque: fate un'attività sportiva. Sì, lo so, mi volete picchiare, fermi, lasciatemi parlare. L'attività sportiva, oltre che a fare bene a noi in generale e a distrarre, liberare la mente, dà una mano anche in situazioni di grande stress e crisi. Non vi serve tanto, è sufficiente anche una piccola camminata di 15 minuti, 20 minuti al giorno, oppure 2 o 3 volte a settimana uno sport o un'attività che vi piace. Ad esempio, io dopo averne fatte veramente tante, vi parlo di tanti sport, ho deciso di ritornare nuoto, perché per quanto io abbia provato tanti sport, mi sono resa conto che lo sport che più di tutti mi rilassa la mente, il corpo e mi rende veramente felice e leggera quando esco di lì, e ci starei anche più ore del tempo concesso, è nuoto. Perché vi dico questo? Non è scontato, non è che se vi dico fate sport, ok, allora dai, inizio a fare sport, faccio palestra, però mi annoio, mi stresso. No ragazzi, poi i livelli del vostro cortisolo peggiorano, quindi dopo diventate ancora più negativi, più aggressivi, più tristi, più stressati. Assolutamente no. Prego, fate qualcosa che veramente vi dia una mano in primis alla testa e vi piaccia. Ovviamente all'interno è anche compresa meditazione. Non è un vero e proprio sport, se parliamo di yoga sì, ok, oppure tai chi, ma io parlo proprio di meditazione. C'è chi potrebbe non essere credente, c'è invece qualcuno che potrebbe piacere, io ve la butto lì, provate. Numero 5, per non avere così tanta paura, createvi un fondo ansia. In poche parole, è un piccolo fondo che vi serve per le spese immediate, da cui potete prendere i soldi, potete attingere in qualsiasi momento e vi servono per pagare le cose basilari. Attenzione, non è un fondo di emergenza, quello va utilizzato appunto solo per le emergenze. In questo caso stiamo parlando proprio di un fondo di rassicurazione personale, che se dici proprio ho bisogno di una cosa, tac, subito, rapida, posso prendere i soldi, sì, si può fare, perché però non è un'emergenza, sì, c'hai quel piccolo fondo e puoi prenderti i soldi, insomma, che ne so, vuoi uscire a cena fuori? Il fondo di emergenza non è che lo vai a prendere per uscire fuori a cena, ok? Il fondo di emergenza è per le emergenze, quindi magari pigli i soldi dal fondo ansia e sei a posto. Numero 6, parlane con qualcuno più esperto
esperto di te. Questo non significa ovviamente che debba essere più grande di te, si intende proprio qualcuno che magari c'è già dentro da più tempo e ha quindi più esperienza pratica. Questo perché prima di te ci è già passato, quindi magari ha trovato delle tecniche, dei modi personali, magari diversi rispetto a quelli che ti sto dicendo io, che possono aiutarti, e non avere paura di confrontarti. A tal riguardo, se avete bisogno, ragazzi, la zia Mari è sempre disponibilissima per tutti i suoi cari nipotini iscritti. Basta che mi scrivete direttamente sotto nei commenti, io rispondo sempre a tutti quanti. Settimo e ultimo punto: effettivamente rivedere il tuo piano non è così malvagia come idea. In che senso, Mari? Hai appena detto che non devi toccare, non devi vendere, non devi fare queste cose, adesso ci dici di forse ricambiare tutto il nostro piano di investimenti? Sni. Se vi fate prendere così tanto dall'ansia, ragazzi, forse, e dico forse, avete deciso di investire in qualcosa che è più grosso di voi, forse in delle criptovalute un po' troppo pericolose, o forse in un'azienda un po' troppo piccola e precaria. Insomma, cerchiamo un attimo di capire perché vi viene l'ansia. Vi viene un'ansia fondata, motivata, che ci sta perché avete fatto il passo più lungo della gamba, o perché siete agli inizi e avete paura insensata, anche se quell'impresa, quell'azienda di sicuro non crollerà? Fatevi un attimo un controllo psicologico, mentale, quando siete più rilassati, appunto dopo aver fatto qualcosa che vi rilassa, e cercate di fare il punto della situazione, perché non è buono avere un portafoglio estremamente pericoloso e volatile, anche se parliamo di lungo periodo, soprattutto se vi fa venire così tanta tachicardia, ragazzi, non va bene. Ora, qual è la cosa importantissima che dovete assolutamente tenere sempre conto quando iniziate a investire, anche se applicate tutti questi metodi per stare più tranquilli? Come un buon modo di reagire se c'è un crollo di mercato. Nessuno ve lo dice in modo concreto. Sì, vi ho dato dei consigli, ma effettivamente, concretamente, come potreste reagire? Cosa dovreste fare? Cosa sarebbe meglio? Ve lo spiego in pochissime parole. Non toccare nulla per almeno 72 ore. Non ci provare, non vendere nulla, non comprare nulla, non fare nulla. Questo perché le decisioni emotive e più irrazionali avvengono soprattutto in questa parte di ore di tempo. Il nostro cervello ha bisogno di molto tempo per riuscire a calmarsi, metabolizzare e adattarsi alla situazione nuova a cui siamo incontro. Almeno 72 ore. Per aiutare e velocizzare questo procedimento delle 72 ore, non guardare le news, non guardare il giornale, non guardare il telegiornale, non guardare niente che riguardi quell'ambito, e fatti ricordare bene al cervello perché è iniziato e i danni che faresti se fai una cavolata in questo momento, perché ragazzi, a vendere tutto quando non dovete, soprattutto se lo tenete per anni, vi assicuro che state facendo l'errore più grosso della vostra vita e non potete rimediare facilmente, ve lo dico. Ultimo punto: i ricchi sono sempre quelli che comprano quando gli altri vendono. Quando ci sono crolli grossi di mercato, i ricchi comprano, ne approfittano perché le cose costano meno e comprano di più, in modo tale che quando si riprende loro hanno speso meno soldi per comprare quel determinato elemento, quella determinata risorsa, e ne guadagnano il doppio. Quindi ricordatevi che mentre voi vi fate prendere dal panico per una cosa che non dovreste, c'è chi dal vostro panico che vendete tutto e fate, quindi quando vendete, calare ancora di più poi il picco, state facendo giovare le persone che invece sono più mature, più stabili e che sanno come guadagnare. Ad ogni modo, tra le varie tipologie di investimenti che esistono, molto utilizzati sono anche quelli degli immobili. Per questo, se siete interessati, vi rinvito a dare un'occhiata a questo video per farvi capire un po' dove, come funziona e quando conviene farlo.